Ragazzi, bentornati qui sul canale di Alex Moto Travelers. Guardate che spettacolo! Come avete già visto nel video precedente, adesso andiamo a parlare della nuova Royal Enfield Himalayan 450. Avete già visto, sono stato qua alla presentazione mondiale di questo nuovo modello, iconico. Prima c'era la 411, ora la nuova 450. Quindi ve la vado un po' a raccontare, ma prima guardate qua questo posto incredibile. In questa direzione c'è il Rotangla e questa è la famosissima Spiti Valley, posto eccezionale ragazzi, davvero top. Quindi facciamo così, c'è veramente tantissimo da dire, spero di riuscire a dirvi tutto e c'è tantissima roba. Dovevamo registrare il video in un'altra location ma purtroppo è andato via il sole, si è alzato il vento. Ora tutti stanno tornando al campo base con le guide eccetera, ci sono più o meno un 60-70 km. Io mi sono fermato in questo campo solo per fare il video, perché sennò ragazzi venivo qua e non avevo fatto neanche il video sulla moto, quindi spero che venga qualcosa di decente. Comunque usciranno anche altri video. Ragazzi, spero che l'audio si senta bene, tira veramente tantissimo vento, quindi andiamo a vedere un po' cosa è cambiato di questa nuova Himalayan, perché c'è veramente tantissimo da raccontare. E una cosa però ve la voglio subito dire: abbiamo fatto 2 giorni, avete visto nel video precedente del lancio stampa, abbiamo fatto un totale di circa 400 km sia in fuoristrada che su strada. Come sapete l'Himalayan l'ho già usata abbastanza, la 411, perché ho fatto 2 tour qua in Ladakh, in più l'ho usata in altri eventi in Italia, quindi diciamo che conosco bene il modello precedente, e provare il modello nuovo conoscendo il modello precedente mi ha fatto capire che ci sono tantissime cose nuove da raccontare. Per esempio, andiamo ad uno sguardo rapido. Possiamo subito notare che c'è un cambio drastico, e la cosa che ci dà più all'occhio, secondo me, almeno quello che mi ha colpito a me subito all'inizio, è sicuramente questo serbatoio. Questo serbatoio, vedete, che dalla forma completamente diversa, l'altro era molto più con delle linee taglienti, questo invece è un po' più ammorbidito. E una cosa molto interessante, che già la percorrenza, l'autonomia della Himalayan 411 era fantastica. Questo è un serbatoio da 17 litri, dai dati dichiarati indicano più di 450 km di autonomia, quindi davvero tantissima autonomia. Penso per un viaggio avventuroso in luoghi remoti come questi, dove la moto è nata, dove da dove hanno preso l'ispirazione per creare questo modello, è la moto perfetta, no? Perché comunque ci garantisce una grande autonomia. Ma a livello estetico non è la sola cosa, perché come andiamo a vedere ora, accendo anche il quadro, abbiamo il nuovo faro a LED, ma non solo, perché abbiamo anche le frecce. Andiamo a mettere le 4 frecce, quindi freccia LED. E una grossa novità sta nel posteriore, ragazzi. Non abbiamo più il faro, ma abbiamo un sistema con frecce, stop e luci di posizione integrate. Questa soluzione innovativa per quanto riguarda quello che è Royal Enfield come siamo abituati a conoscerla. Questa moto ha una dotazione tecnologica molto importante, ma che andiamo a vedere in seguito, perché sicuramente c'è tanto altro da vedere, c'è la chicca principale. Quindi vediamo che, a proposito, non abbiamo il faro posteriore. Questo, a detta degli ingegneri, ha permesso di tenere bassa tutta la parte posteriore. Questo ha permesso agli ingegneri di tenere tutto il codino un po' più basso, quindi anche noi quando dobbiamo salire in moto e scavalcare la sella faremo meno fatica, abbiamo la moto più bassa. Questa qua, ragazzi, è la versione standard, cioè perché vi dico questo? Perché ci saranno tantissimi accessori che seguiranno, ma ne parliamo dopo. Altra cosa che balza all'occhio esteticamente è che la moto in generale è leggermente più grande, ma anche più alta da terra, quindi abbiamo un'altezza da terra di 230 mm. La vediamo rispetto alla vecchia, c'è una grossa differenza rispetto alla vecchia. Altro elemento molto impattante esteticamente è il nuovo motore Sherpa 450, di cui andiamo a vedere le caratteristiche tra poco. Vediamo che è migliorata in tante
cose. È migliorata, per esempio, spegniamo un attimo il quadro, vedete anche le barre sono totalmente diverse. Abbiamo un nuovo parafango anteriore, abbiamo tutto l'anteriore ridisegnato. Ovviamente poi quella che arriverà in Italia ora lo farò leggermente più basso perché non dobbiamo avere la targa indiana qua davanti. Qui non ve lo dico neanche, ve lo faccio vedere dopo, perché questo ragazzo qua è veramente una grossa novità di questa Himalayan, è veramente una cosa su cui ci vorrebbe quasi un video dedicato, perché è veramente una rivoluzione in tutti i sensi anche per le altre case. Altra nota visivamente importante, questo scarico, non abbiamo più il classico scarico della Himalayan che andava su dritto un po' lungo, ma abbiamo un bello scarichetto piccolino. Ovviamente qua abbiamo il padellotto e il catalizzatore, però uno scarico molto raccolto. Qui poi vedete che sono cambiate anche le pedane, è cambiata la gomma stessa delle pedane, guardate che pedale del freno importante che abbiamo, molto molto grosso, guardate che base d'appoggio che ha il freno. Magari se facevano anche delle pedane maggiorate che andavano di pari passo con questo super levone del freno sarebbe stato magico. Altra cosa che mi ha sorpreso un poco, ragazzi, magari per alcuni sono delle sciocchezze, ma si notano in tanti particolari che c'è una qualità molto più elevata di questa moto. Guardate l'attacco qua della pedana e guardate com'è cambiato letteralmente totalmente il cavalletto laterale, cioè ci dà proprio un'idea di robustezza rispetto alla precedente che secondo me non ha paragone. Sono quei piccoli dettagli che veramente ho apprezzato tanto. Quindi diciamo che visivamente la moto è questa, quindi adesso dobbiamo andare un pochino più nel tecnico, sperando che il vento ci lasci parlare. Allora, sospensioni, motore, cosa è cambiato? Perché uno che ha un Himalayan 411 dovrebbe prendere un Himalayan 450, o perché questa oggigiorno secondo me può essere considerata una moto più valida rispetto alla precedente. Allora, intanto spegniamo il quadro e le 4 frecce. Allora, prima di tutto, forche e mono hanno un'escursione di 200 mm all'anteriore e al posteriore. Vediamo le forche, non abbiamo più le forche che eravamo abituati a vedere su 411 con quel soffietto che sempre scendeva. Forche a steli rovesciati. Attenzione ragazzi, molto importante, le sospensioni sono state curate da Royal Enfield in collaborazione con Showa. Ora vi posso dire, perché come vi dicevo ho guidato tantissimo in fuoristrada il modello precedente, ho guidato in fuoristrada per un po' di tempo questa, ieri ci abbiamo anche dato del buon gas, devo dire le sospensioni cambiano da così a così, nettamente. Abbiamo delle forche che sono molto più sostenute, quando si alza un pochettino il ritmo mi sono piaciute tantissimo. E pensate, il dettaglio, guardate qua cosa c'è scritto, Showa. Ovviamente ragazzi, ricordiamoci sempre, sono delle forche da 43 mm, non iniziate a paragonarmele nei commenti con delle forche da 48 mm a cartuccia chiusa, ovviamente, no? Cioè ricordiamoci sempre, secondo me, quando analizziamo questa moto, anche il prezzo da cui parte. Considerate che la 411 a listino viene 5.400 euro, questa qua non lo sappiamo ancora, ma tendenzialmente il range di prezzo sarà più o meno quello, quindi non paragoniamola a moto da 18, 20 o 25.000 euro, cioè troviamogli sempre una collocazione. Quindi reparto sospensioni, 200 mm di escursione avanti e dietro, in collaborazione con Showa, veramente un upgrade molto importante. Che cambia tanto è anche la sella, la posizione di guida, perché c'è veramente tanto di diverso. Allora, prima di tutto, una cosa che penso possa essere interessante per i meno alti è che ci sono due tipi di selle e l'altezza va da 805 mm fino a 845. Questo cosa vuol dire? Abbiamo due tipi di selle, quindi sella bassa e sella alta, con due posizioni. Io attualmente ho la sella a 845 mm, quindi la sella in modalità più alta, ma abbiamo un range veramente ampio, quindi 805 mm ci permette anche ai meno alti di toccare meglio per terra, quindi una cosa molto buona. Sella sempre in due pezzi, vedete che rispetto al modello vecchio è cambiata proprio
la sella, il rivestimento, vi devo dire la verità, al tatto sembra più comoda, perché quella vecchia, quando per esempio salivo io, che come sapete sono un po' un cinghiale, sentivi un po' il telaio sotto. Questa invece è molto molto ben imbottita. Ovviamente ci sono più comode, ci sono più scomode. Sempre anche lì è sempre tutto molto personale, no? Abbiamo già di serie portapacchi posteriore, max load 5 kg, cosa che non è per niente scontata, ragazzi, non è per niente scontata. E come vi dicevo, l'impostazione in sella, adesso salgo, io per esempio adesso sono sempre un 86, con la sella 8,45 tocco benissimo con tutti e due i piedi. La cosa bella secondo me è che attualmente rispetto alla vecchia, secondo me, si è meno incassati dentro la moto, proprio nell'aspetto di guida. In questa qua mi sento un po' più sopra, mi sento di dominarla un po' di più, no? E questo mi è piaciuto molto, soprattutto nella guida in fuoristrada, hai un'impostazione, sei più sopra la moto. Quindi è una cosa molto interessante, ovviamente può piacere o non piacere, lo sappiamo, va a gusto. Essendo l'Himalayan una moto adventure, abbiamo sempre il 90-90-21 come cerchio anteriore, 140-80-17 al posteriore. Attenzione ragazzi, non sono finite qua le novità, perché anche su questo aspetto ce n'è una cosa bella, c'è una cosa veramente interessante, perché questi cerchi qua, questi nuovi cerchi hanno sì le camere d'aria, ma è possibile come optional comprare dei cerchi tubeless con raggi tangenziali. Qui li abbiamo visti su alcune moto stampa li hanno, alcune moto stampa hanno quelli camere d'aria. Comunque è una cosa interessante, cioè se io faccio un po' più strada, voglio essere tranquillo, mi compro i miei cerchi tubeless e sono a posto. In abbinato ci sono queste nuove gomme che sono state studiate in collaborazione con CEAT, che è la stessa marca che produceva anche le gomme che equipaggiavano le 411. Vediamo un disegno adventure che, vi devo dire, come anche le precedenti, si è difeso molto bene sia su strada che in fuoristrada. Ovviamente poi possiamo andare a montarci un po' quello che vogliamo, no? Ma passiamo alla polpa, nuovo motore Sherpa 450. Questo nuovo motore, vi ricordate, no? Cioè inutile che lo rispieghiamo, la 411 aveva 24 cavalli, questa qua ragazzi arriva a 40 cavalli con 40 Nm di coppia a 5500 giri. Allora, il motore dell'Himalayan prima sì era un po' più fecchetto, no? Questo ha un brio decisamente diverso, è cambiato su tutti i regimi, la curva di potenza è cambiata ed è migliorata su tutti i regimi. Adesso vi allego qua anche il grafico e devo dire che questa cosa si sente subito. Qua adesso dove stiamo registrando il video siamo a, ve lo faccio vedere subito, 3200 metri, siamo andati fino a 3008 ieri. Comunque la moto si sente che è molto più briosa dal basso fino in alto, cioè su tutti i regimi ha guadagnato molto. Ovviamente ricordiamoci ragazzi, stiamo sempre parlando di 40 cavalli, ma questi 40 cavalli sono belli briosi. Diciamo che inizia a diventare una cosa molto interessante anche per chi magari deve fare un viaggio, magari deve andare in giro in coppia, va in giro bello bagagliato, raffreddato. Signori, guardate qua cosa gli hanno messo, raffreddato a liquido. Altra grande novità di questa IMA 4,5, veramente tanta roba. Ma altra novità ancora, dal cambio 5 marce siamo passati finalmente al cambio 6 marce. Capitava spesso con la 411, con la 5 marce, di sentirsi tirati in autostrada. Con questa qua abbiamo un cambio 6 marce, finalmente, tanta roba. Ma non è solo questo che è migliorato, raga, sì, potrete scrivere che ne parli bene. Ragazzi, rispetto all'Himalayan precedente, questa moto qua è un Himalayan e si sente, parlavamo anche ieri con i Big Boss Royal, si sente che è un Himalaya, ma si sente che è migliorata in tutto. E per esempio una cosa che a me dava un po', tra virgolette, fastidio della vecchia, che mi preoccupava un po', specialmente quando facciamo questi tour in Himalaya e scendavamo dalle vette da 5000 metri, erano i freni. Qui finalmente ragazzi abbiamo dei freni che frenano. Quella vecchia 24 cavalli
frenava pochissimo, veramente poco. Se non si faceva un upgrade frenava poco. Questa, ragazzi, ha veramente, finalmente, una frenata degna di noi. Qui abbiamo due dischi, 320 all'anteriore e 260 al posteriore, che ci garantiscono finalmente una frenata che ci ferma. Qua, ragazzi, di roba da dire ce n'è tanta. Non meno importante è la novità del gas ride by wire. Altra cosa che vi devo far vedere è assolutamente il fatto che adesso abbiamo dei riding mode. Ovviamente vedete che io sono stato l'unico di tutta la presentazione che ha dovuto mettere le bandierine con le preghiere buddiste, che per me, se si viene qua sull'Himalaya, le bandiere ci devono essere. Quindi abbiamo, vedete, anche i blocchetti sono nuovi. Questo è il comando dell'accensione, che è simile per la Super Meteo, eccetera. Vedete che abbiamo tante cose diverse. Abbiamo due riding mode, performance ed eco. Performance ed eco, in cui possiamo togliere l'ABS. Quindi andiamo a premere ABS on e rear ABS off, tutto con il tasto M. Poi, se vogliamo tornare al menu principale, andiamo a schiacciare la casetta qua sopra. Per navigare nei vari menu, vedete che qua sotto abbiamo un nuovo comando a fianco al clacson, dove possiamo andare a navigare per tutte le nostre varie categorie. Andiamo quindi alla grossa novità, quindi questo nuovo TFT da 4,5 pollici, che è veramente qualcosa di fighissimo. Ragazzi, pensate che questo TFT l'hanno creato in collaborazione con Google. Quindi praticamente noi abbiamo tre possibilità. Abbiamo il display totalmente analogico, che ci dà le funzioni classiche della moto, come avete appena visto. Possiamo passare a un display 50-50, mentre poi il fatto che è stato creato con l'apporto di Google, noi con l'applicazione Royal Enfield possiamo andare a impostare il nostro navigatore, connettere quindi il telefono al TFT, e ci troviamo la mappa di Google Maps direttamente sul nostro navigatore. Cioè, questa qua è veramente una roba. Non abbiamo Apple CarPlay, non abbiamo Android, ma abbiamo Google. Quindi questa parte superiore diventa una mappa totale con la comodità di Google Maps, che sappiamo essere il top che c'è. Ho fatto la domanda l'altra sera, mentre ci spiegavano questo nuovo dispositivo, se fosse possibile implementare ed utilizzarlo anche per esempio con Guru Maps o con Osmand per navigare le tracce. Sapete, noi appassionati, quando andiamo a fare degli eventi in fuoristrada o dei giri tra amici in fuoristrada, magari l'amico ti manda il GPX su WhatsApp, ti manda il GPX via mail, noi lo prendiamo, lo carichiamo su Osmand, su Guru, eccetera eccetera, e lo navighiamo. Bene, nei prossimi mesi ci saranno delle release dell'applicazione e ci saranno gli aggiornamenti del TFT che si potranno fare direttamente dal cellulare, molto importante, in cui implementeranno anche di navigare GPX, quindi le tracce in fuoristrada. Veramente tanta roba. Altra cosa che possiamo fare col nostro TFT è quella di ascoltare la musica. Per esempio con Spotify andiamo a ascoltare la musica, possiamo cambiare la musica direttamente con il nostro comando. Ci esce il nome della canzone, il nome del cantante, eccetera, e possiamo andare a navigare la nostra playlist preferita. Quindi anche lì, vi dico la verità, questa cosa qua non me l'aspettavo, mi ha lasciato abbastanza stupito. Hanno 5 colorazioni disponibili, questa secondo me è una delle più fighe che hanno fatto, ma molto interessante è anche quella nera con gli inserti oro e i cerchi oro. Abbiamo poi due grigioni, grigio Nardò, grigio Finanza, con un inserto rosso e un inserto blu. Poi abbiamo la colorazione sabbia un po' sbiadito. Quindi 5 colorazioni disponibili. Attenzione, perché poi nei prossimi mesi usciranno un sacco di accessori. Vi metterò tra qualche giorno il video dove vi faccio vedere, lì sul momento non è un video super speciale, però per chi è interessato a comprare magari la nuova IMA 4,5, ci sono degli accessori sia per il mondo adventure, quindi valigie con i telaietti completi, faretti. Tra l'altro, a proposito di faretti, hanno aumentato anche l'alternatore ha il 44% in più di potenza di caricamento, quindi altra cosa da sottolineare. Ci saranno un sacco di accessori sia per il mondo adventure e anche per trasformarla in rally.
Ora, non avremo modifiche sostanziali, ma ci saranno per esempio un manubrio dedicato, fatto diversamente, con una piega più alta per guidarla meglio in fuoristrada, un paracoppa molto più protettivo di questo, ma la parte molto interessante è quella che hanno fatto al posteriore. Hanno disegnato dei fianchetti totalmente diversi, non ci sarà più il portapacchi e qua ci sarà una sella unica che sarà la sella rally, quindi cambierà un po' tutto il posteriore, accessori che saranno disponibili nell'arco del 2024, ma comunque vi metto poi lì. Ragazzi, altra cosa molto importante era il peso, perché abbiamo avuto un aumento di cavalleria, freni, sospensioni, eccetera eccetera. Il peso diciamo che è 4 kg più leggera del modello precedente, considerate 181 kg a secco, 198 in ordine di marcia con il serbatoio pieno. Considerate però una cosa, è vero che sono 4 kg in meno rispetto al modello precedente, ma c'è stata un'aggiunta di cose, abbiamo dischi, dei freni più grossi, abbiamo un serbatoio da 17 litri, insomma abbiamo veramente tante cose in più e abbiamo una riduzione di peso, quindi 4 kg in meno, peso attestato tra i 196 e i 198 kg. Ora veniamo alla nota dolente, il prezzo, perché è tutto bello, tutto fantastico, bellissimo, un sacco di cose nuove, ma il prezzo ragazzi non lo sappiamo, non ce l'hanno detto, dovremmo aspettare, questo video credo che uscirà durante EICMA, perché ovviamente abbiamo l'embargo, e quindi uscirà durante EICMA e spero che ci diranno poi il prezzo. Sono molto curioso di sapere anche la vostra idea. Adesso, giudicando a quello che vediamo qui, secondo voi, partendo dalla base che il modello vecchio a 411 costa 5.400 euro, voi che prezzo definireste per la 450? Cioè, dopo tutte queste migliorie che abbiamo visto, secondo voi quale sarebbe il prezzo corretto? Ovviamente cerchiamo di essere realistici, non diciamo 5.000 perché è un po' inverosimile. Certo è che, diceva anche ieri il boss di Royal Enfield, il signor Siddharth, diceva che cercheranno di mantenere un prezzo che sia popolare per permettere a tutti quanti di acquistare un Himalayan 450. Ragazzi, penso di aver preso anche il raffreddore perché qua fa bello freschino, vedete che sulle montagne c'è già un bel po' di neve, bello fresco, e devo ancora spararmi un po' di chilometri in solitaria sperando che non mi diano per disperso. Quindi dalla Spiti Valley, da Alex e dalla IMA 450 è tutto. Ultima cosa, prima di chiudere vi faccio sentire ovviamente il sound perché... Vi ricordo, vi siete già iscritti, iscrivetevi al canale, seguitemi su Alex Di Muzio su Instagram, trovate qua sotto in descrizione tutti i vari canali, eccetera, eccetera, i viaggi Desartica. Ci vediamo al prossimo video e se avete domande, mi raccomando, fatele qua sotto.